La tecnologia avanza, però può avere degli intoppi. Sì. Queste cose meccaniche funzionano sempre. Le rivendevano alle piccole e medie aziende a un costo inferiore. Questa l'abbiamo messa noi perché è il piede di Vicenza, perché ha una misura diversa dal piede inglese, e hanno cominciato una collaborazione facendo un po' una forma di riciclaggio. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci ed ispirazione. 6 milioni e mezzo. 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni. Vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Quando si pensa a come nascono le aziende, spesso ci si immagina persone che si siedono attorno a un tavolo e iniziano a studiare, a pensare: adesso faremo questo perché qui c'è un'esigenza di mercato che non è soddisfatta da qualcuno, eccetera. Ma la realtà è che spesso e volentieri non è così. E le storie sono incredibilmente affascinanti. Quella di oggi nasce circa 50 anni fa da qualcuno che si è reso conto che c'erano aziende che scartavano tessuti, pellami, eccetera, e ha pensato che quegli scarti potevano servire a qualcun altro. Andiamo a scoprirli. Mi raccontate un po' dove ci troviamo? Alla Sintex intanto. È un'azienda che è nata più di 50 anni fa, Ok. dalle mani esperte di mio papà e dal papà di Paola. Mio papà era, diciamo, introdotto nel calciaturiero montebellunese, e niente, da lì poi si è trovato negli anni 80 in difficoltà, aveva 3 figli da mantenere, ha conosciuto praticamente il papà di Paola e hanno cominciato una collaborazione, praticamente facendo un po' una sorta di, diciamo, adesso una forma di riciclaggio. Ed è dal riciclo che parte questa nuova puntata di Imprese, così come dal riciclo è iniziata negli anni 80 la storia di questa azienda. Ci troviamo in provincia di Treviso, nella patria della calzatura sportiva, e a raccontarci questa affascinante storia sarà Massimo, uno dei soci di Sintex. Grazie al suo racconto scopriremo come una semplice intuizione abbia dato vita, in un momento di crisi, a un'impresa che oggi è arrivata alla 3ª generazione. Capiremo anche come questa realtà sia sopravvissuta alle sfide di un mercato sempre più competitivo e come la diversificazione sia stata la strategia vincente per affrontare i periodi di crisi. Scopriremo inoltre come questa scelta abbia portato Massimo e i suoi soci a lavorare per grandi marchi come Geox e Decathlon e a fatturare più di 4 milioni di euro all'anno. Ma questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Praticamente loro compravano le rimanenze di magazzino dalle grosse aziende e le rivendevano Rimanenze di che cosa? Di che tipo di materiale? di tessuti, finte pelli, quello che veniva un po' magari comprato con un esubero. Sì. E rimaneva lì, non so, per un anno, dopo non veniva più utilizzato la stagione dopo, e passavano mio papà e il socio, acquistavano queste partite e le rivendevano, diciamo, alle piccole e medie aziende che cercavano appunto materiali a un costo, diciamo, inferiore a quello, e appunto hanno creato. Non le rimaneggiavano in qualche modo, semplicemente Le rimaneggiavano, sì, perché le sistemavano, le mettevano a posto, perché magari erano rotoli aperti, dove bisognava tagliarli, rimisurarli. Infatti hanno creato, non so, dei piccoli macchinari che magari utilizziamo ancora tuttora. Certo. Questo è un attrezzo appunto che è stato costruito 50 anni fa. Questo qui? Sì, per appunto misurare i rotoli di stock. Noi Certo. l'abbiamo mantenuto anche perché ci piace, diciamo, mantenere un po' la storia. Sì. Di come è stata creata l'azienda. È affascinante perché oggi nel 2024 non si aspetterebbe di vedere qui un display digitale. Sì, esatto. Sì, questa, diciamo, per
per quello che dobbiamo fare al momento è più che sufficiente. La tecnologia avanza, però può avere degli intoppi. Queste cose meccaniche funzionano sempre. Per dirti, adesso si parla tutto di questa economia circolare. Noi diciamo siamo stati precursori di questa economia. Negli anni le evoluzioni commerciali e cose sono cambiate. E niente, adesso abbiamo materiali, gli stock di materiali li abbiamo un po' tralasciati e abbiamo cominciato ad importare dalla Cina perché il mercato chiedeva questo. Purtroppo i materiali qua italiani avevano un costo troppo elevato. I vostri clienti oggi sono prevalentemente i calzaturifici? Adesso abbiamo diversificato tanto, perché mentre una volta lavoravamo con un 70-80% di calzaturiero, adesso il calzaturiero purtroppo ha avuto un calo perché anche loro hanno dovuto delocalizzare i prodotti e quindi niente, abbiamo mantenuto un 50% di calzatura e il resto è arredamento, automotive e tutti altri settori che per fortuna i materiali che trattiamo vanno bene anche in questi settori, perché se avessimo dovuto fermarsi solo con la calzatura a questo punto sarebbe stato dura, sì, perché appunto le aziende qua intorno adesso in quest'anno è stato un anno difficile appunto per la calzatura, sento che in giro hanno tutti un 30-40% di calo di fatturato, mentre noi appunto diversificando stiamo tenendo la barca a galla. Quanti siete oggi in azienda? Adesso in azienda siamo in 5. 5 persone, siamo io appunto ed Ettore, il papà di Vittoria, e dopo che siamo la guida dell'azienda. Io sono appunto passato, ho preso in mano le redini da mio papà, che purtroppo è mancato 2 anni fa, e Ettore appunto dal suocero. E niente, adesso loro sono una terza generazione che sta crescendo, portando avanti l'attività e speriamo di poter rimanere qui ancora per un po' d'anni. I materiali che noi trattiamo di sovente però non sono solo questi i materiali, perché dopo ci affidiamo anche ad altre aziende qui italiane che abbiamo delle collaborazioni, quindi questi sono materiali che trovi su borse, trovi su scarpe, trovi su sedie, sedie per caso, sedie d'ufficio, e poi appunto nella calzatura vengono accoppiati, fatti dei trekking oppure anche delle sneakers con materiali più fini, oppure questi spalmati in PVC vengono usati principalmente per borse sportive, borse portacampionari e cose del genere. Questi, come vedi, hanno un aspetto diverso, però sono sempre della stessa famiglia. Però hanno un aspetto più tipo nylon. Appunto ci sono resinati e plastificati, di solito con il plastificato viene fatto l'esterno delle borse, mentre con quelli più fini viene fatto l'interno, la fodera. Però per dirti, anche materiali così possono essere accoppiati e vengono fatti i classici moon boot dopo sci. E qui appunto tornando al passato, negli anni 80, qui era la patria del dopo sci, della calzatura invernale. Si è sviluppato il tutto, appunto c'era richiesta di queste cose perché c'era il boom economico. Come non ricordare i moon boot, un'intuizione commerciale straordinaria. Ispirata dagli stivali degli astronauti della missione Apollo 11, grazie al design futuristico sono diventati subito un'icona del Made in Italy. Un elemento chiave del loro successo è stato il branding. Il logo prominente e l'aspetto particolare hanno permesso ai moon boot di restare nella memoria collettiva. Pensate che solo nel primo anno ne furono venduti più di 1 milione e una di queste paia ora la si trova esposta al MoMA di New York. Questa cosa mi affascina molto, io sono incredibilmente appassionato di come nascono le aziende. Perché spesso e volentieri ci sono delle storie incredibili. Infatti. Perché uno nell'immaginario comune dice hanno creato quell'azienda perché si sono messi attorno a un tavolo, hanno iniziato a ragionare, pensare, eccetera, eccetera.
Invece qui in qualche modo tu mi dici no, si sono resi conto che c'erano questi scarti, ha iniziato a dire però questi scarti possono essere interessanti per qualcuno, esatto, iniziamo a raccoglierli e a farli girare. esatto. Tutto parte da un approccio di questo tipo. Da un approccio, esatto, da una conoscenza dei materiali, perché mio papà appunto Sì. era un modellista dentro alla San Marco, che era un'azienda di scarponi storica, Sì. del Montepellunese, che era dello zio di mio papà, e lui appunto, conoscendo questi materiali e conoscendo anche laboratori o realtà più piccole, ha potuto creare questa cosa pian pianino. Dopo negli anni 80 qui c'era una ricchezza, si cominciava a creare una ricchezza e a creare tutto lo sport system che negli anni 80 e 90 ha reso grande il Triveneto. Cioè, mi piace romanzare in una maniera di questo tipo, dimmi se il filone è quello corretto. Sì. Lui lavorava a San Marco e Sì. ugualmente vedeva che c'erano determinati scarti o cose di questo tipo. Probabilmente o trovandosi al bar o da qualche altra parte con gli amici che avevano laboratori più piccoli che dicevano ma cacchio io faccio fatica a trovare quel materiale oppure mi costa ma cacchio io ce l'ho di là, creiamo il match. Esatto, e da lì pian pianino si è sviluppato il tutto. Appunto c'era richiesta di queste cose perché c'era il boom economico. E quindi praticamente poi l'evoluzione da lì è stata ok, continuiamo sullo stesso filone del continuare a cercare materiali, per cui l'azienda si è evoluta nel dire all'inizio prendevamo i materiali di scarto, adesso continuiamo invece a cercare dove possiamo trovare. Ma sono stati i nostri clienti a chiederci questa cosa, il mercato. Certo. Perché appunto anche le realtà piccole dopo si sono ingrandite e i loro clienti gli chiedevano magari il stesso materiale uguale per creare il stesso prodotto. Con gli stock non era possibile perché tu hai una partita di un materiale ad un prezzo conveniente, però finita quella partita non si sa se si riesce a ritrovare. Certo. Noi ancora adesso facciamo stock di materiale però in forma minore, perché adesso ci sono anche delle altre problematiche che ti chiedono tutte certificazioni di esenzioni di PFSA, di ftalati, di PFSA che sta per i comuni mortali sempre perché lo devo raccontare poi a mia figlia che gli idrorepellenti. Negli idrorepellenti. Sì. Questi qua, oppure ti metti il formaldeide dentro i poliuretani e anche le aziende stesse ti danno dei capitolati con delle esigenze appunto che non ci siano queste sostanze nocive, un bene per l'ambiente o cosa, però bisogna aprire una parentesi che però non si riesce più a fare il lavoro che ti dicevo prima, che era il lavoro iniziale dello stock. Perché se mi richiedono queste certificazioni sui materiali di stock io non posso fornirle, perché il fornitore quando vado a comprare le rimanenze non può fornirmele. Certo. Quei materiali lì vengono buttati al macero e quindi viene inquinato, non inquinato da una parte ma viene inquinato dall'altra. Assolutamente. Sempre incredibilmente affascinato nello scrivere che cosa c'è nei capannoni. Beh, noi appunto abbiamo un magazzino, quindi abbiamo tutti i materiali, quelli che ti ho fatto vedere prima, un po', non so, questi ad esempio sono velcri, aso leoncino, sono delle chiusure a strappo veloci, anche queste nati negli anni 80, poi appunto lì ci sono, come ti dicevo, tutti i materiali, cordure, nylon, cose del genere. Poi qui abbiamo delle finte pelli che possono essere più, ad esempio queste qui è un antiscivolo, viene usato per guanti da ciclismo, perché noi seguiamo anche le aziende di ciclismo, cose del genere. Il vostro cliente tipo, a prescindere dal settore, è più che altro una piccola azienda, una grande azienda, un grande brand, un laboratorio? Ma noi anche lì diversifichiamo tanto perché abbiamo aziende grosse, appunto può essere, non so, Geox, Gaerne, Sidi e anche che però saranno
30-40% del nostro pacchetto clienti, certo. Mentre gli altri sono tutte piccole realtà che magari lavorano per queste grosse realtà. Ok, ma siete sbilanciati come alcune imprese italiane che magari l'80% del fatturato è gestito da pochi clienti, cioè generato da pochi clienti, no, noi abbiamo quelli più grandi, oppure è proprio spalmato? Sì, è spalmato, noi abbiamo un bel pacchetto clienti. Bene. Cioè. Sono principalmente loro che vi trovano, quindi clienti, oppure in qualche modo mettete in campo delle azioni, delle strategie per andarli a cercare, per presentarvi? Ecco, questo è un punto, diciamo, cruciale. Sì. Noi, diciamo, la nostra conoscenza viene fatta un po' dal passaparola, cioè dal cliente che si trova bene con noi e parla con un altro cliente. Questo è sempre stato, diciamo così, negli anni. Quindi avete lavorato principalmente sulla vostra reputazione. Esatto. E dopo, diciamo, che è entrato anche il figlio di Ettore, sì, che ha una conoscenza, insomma, sul web e cose del genere, ha creato il sito internet, quindi anche quello ci ha dato una visibilità, certo, più ampia, e adesso, insomma, non so, social e cose del genere. Invece chi sono i vostri competitor diretti? Beh, ne abbiamo, sì, ne abbiamo sia qui nel Montebellunese, sono aziende che fanno il nostro stesso lavoro e magari trattano anche materiali diversi, perché si cerca di collaborare più che di scontrarci, diciamo. Noi cerchiamo, insomma, di collaborare anche con i nostri competitor. Questo è un materiale, per dirti, sì, che ha, diciamo, una fibra di rame dentro. È un materiale conduttivo, ok, quindi trasmette, diciamo, elettricità da una parte all'altra, wow, e viene usato, non so, sul medicale, sì, appunto, dove ci sono, non so, sottopiedi, sì, o non so, per scaldamuscoli o cose, sì, del genere. Quindi materiale da non utilizzare nel momento in cui si va a lavorare su un quadretto elettrico. Beh, sarebbe meglio di no. Dei guanti con questo io non li farei. E qual è invece la tipologia di materiale che va per la maggiore, comunque su cui fate? Beh, quelli che ti ho fatto vedere prima, i materiali tipo cordure o materiali, appunto, che dopo possono essere anche accoppiati con gomme di vario, sì, spessore, termoformati. Sì. Così come conformato, che cosa potrebbe diventare? No, questo noi lo facciamo appunto per valigeria, chiaro, borse portacampionario. Chiaro. Viene usato anche per, non so, per fare delle custodie anche per la Formula 1, per dirti, wow, per coprire le automobili in modo che non si rovinino nel trasporto. O anche adesso per fare le coperture che stanno andando per la maggiore, per antigrandine o... Anche antigrandine, questo sì, sarebbe un po' rigido, però facciamo anche quelle cose lì. Per la grandine o per le coperture delle macchine abbiamo proprio importato da poco con un cliente un materiale che è... ha una resinatura argento, che è questo materiale qua. Ok. È un poliestere, è stampato, dopo logicamente viene accoppiato, sì, per l'antigrandine con, certo, delle imbottiture, e vengono fatti, sì, queste coperture. Peraltro, volendo, può essere usato anche così, insomma. Credo che questa tipologia di materiali possa essere anche una tipologia di materiale che può finire sulle tende da campeggio o roba. Ma sicuramente, certo che sì, viene usato, sono proprio quei materiali lì. Quali sono le sfide più importanti su cui vi state confrontando in questo momento? Beh, le problematiche che ci sono nel mondo, quindi appunto le guerre che ci sono in corso adesso, che bloccano un po' il mercato. Diciamo, noi ci salviamo anche da questo punto di vista, perché le forniture militari, questi materiali vanno bene. Okay. Perché i cordure, questi qua, per fare, sì, gli scarponi militari, fanno, diciamo, il gambetto con questi materiali, poi le parti più importanti le fanno in pelle. Certo. Oppure in microfibra adesso, perché
La microfibra è un altro materiale che è venuto fuori da un po' d'anni, che però nella calzatura sportiva ha risolto parecchi problemi. Sono riusciti a riprodurre diciamo le stesse fibre della pelle, proprio anche guardandole al microscopio, con delle fibre diciamo sintetiche, quindi nylon o poliestere. Però il risultato qual è stato? Che hanno abbassato il peso rispetto a un pezzo di pelle di un bel po', e anche la resistenza meccanica, quindi allo strappo. La microfibra è una di quelle invenzioni nate per risolvere un problema in un settore specifico, che poi trovano successo in altri ambiti. Creata per i costumi da bagno, inizialmente non fu apprezzata dal mercato e venne accantonata. Qualche anno dopo un'azienda svedese la rilanciò per l'abbigliamento tecnico sportivo, ma il vero successo arrivò in Europa nel settore delle pulizie. Oggi la microfibra è utilizzata nell'abbigliamento sportivo, nella pulizia, nell'arredamento, nell'automotive, nei prodotti di bellezza, negli accessori tecnologici e nel settore medicale, grazie alla sua versatilità e a un marketing molto efficace. Voi più o meno su che volumi d'affari siete in questo momento? Beh, noi giriamo intorno ai 3 milioni di euro, 4 all'anno, diciamo. Che cosa vi differenzia oggi da altre aziende che lavorano nel vostro settore, che potenzialmente potrebbero essere competitor? Cioè, per quale motivo dovrei venire qui piuttosto che andare da altri? Per le conoscenze che abbiamo, conoscenza dei materiali, sì, le possibilità insomma di sviluppo, le idee che abbiamo, innovative. C'è un particolare momento che hai voglia di condividere in cui in questi anni dici cacchio, lì veramente non sapevo e non sapevamo da che parte girarci, e come l'avete superata? Il periodo più brutto che ho vissuto io è stato diciamo il 2008, quando appunto c'era stato il problema con le Lehman Brothers in America, e si era sentita un po', diciamo, tutte le banche chiedevano ai propri clienti di rientrare dei fidi, dei prestiti che gli avevano dato, e molte aziende non ce la facevano, quindi si sono trovate in difficoltà e non riuscivano a pagare. Noi, trovandoci appunto nel mezzo, anche noi avevamo difficoltà nel ricevere i pagamenti dai nostri clienti. Anche come azienda abbiamo sempre cercato di aiutare, diciamo, i nostri clienti a cose, non di opprimerli a cose, o soffocarli. E tramite dilatazione di pagamenti qualche debito non è stato pagato, però per la maggior parte, anche magari dilazionati in 10 anni, alla fine siamo riusciti a portare a casa un po' tutto quanto. Cosa ritieni che vi è stato molto d'aiuto in quel momento per riuscire a superarlo? In quel momento sì, appunto la diversificazione che avevamo del nostro pacchetto clienti. Soprattutto in Italia, in aziende più o meno delle vostre dimensioni, che lavorano ugualmente per servire anche grandi aziende, eccetera, spesso e volentieri si arriva proprio in quella situazione che ti dicevo, dove hai l'80% del fatturato, il 90% del fatturato con 1, 2, 3 clienti, ok? Sì. Come avete fatto voi a non infilarvi in una strada di questo tipo? Cioè, è stata una scelta consapevole, oppure in qualche modo, per come avete impostato l'azienda, l'avete sempre, lasciami passare il termine, scampata? Sì, un po' per le conoscenze che aveva mio papà, un po' anche per quello che ho studiato io, insomma, ho fatto la vecchia ragioneria, e il mio professore mi ha un po' inculcato nella testa che la miglior cosa era diversificare prodotti, ma anche il pacchetto clienti. È un po' quello che abbiamo cercato di fare negli anni, e dopo io appunto vedendo e anche girando nei negozi, come dici te, Decathlon o altri tipi di materiali, ho sempre curiosato, mi sono sempre cercato di capire cosa usavano come materiali, e quando veniva quel cliente magari gli proponevo, oltre a quello che mi chiedeva, altre cose, e lì un po' alla volta abbiamo diversificato il nostro lavoro. Bravi. Ti sta piacendo questa puntata?
Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Non è scontato. No, non è facile al giorno d'oggi. Non è scontato anche perché, lo sappiamo perfettamente, quando fai impresa l'acquisire il nuovo cliente è sempre lo sforzo più importante. Okay? Poi sicuramente c'è uno sforzo anche nel mantenerlo, fare in modo che si consolidi il rapporto nel tempo, ma lo sforzo più importante è lo sforzo che è all'inizio. Sì. Okay? E spesso e volentieri tante aziende, nel momento in cui hanno trovato la gallina dalle uova d'oro, tra virgolette, si siedono perché è più facile. Certo. Ma a quel punto sono incredibilmente a rischio, perché se succede qualcosa a quel cliente oppure iniziano a preferire un altro fornitore perché si trovano in braghe di tela, come si dice qua. Questa cosa qui questa è una piedatrice. Praticamente misura l'area delle pelli. Se vuoi te la faccio vedere anche in azione, perché sebbene che è fuori servizio ogni tanto la usiamo ancora, tanto per vedere, anche perché mi dicono i conciari di Vicenza che è ancora una di quelle più precise, tornando al discorso della meccanica. Comunque si aziona da qua sotto, c'è un movimento a bilancia, ok, e stai passando sotto, se vedi la puoi anche fermare, vedi, perché non è che ci si possa prendere le mani dentro. Dove passa, vedi, fa girare le ruote, qua abbassa l'orologio, ti misura l'area della pelle in decimetri quadrati o piede inglese. Questa l'abbiamo messa noi perché è il piede di Vicenza, perché ha una misura diversa dal piede inglese. Fantastico. Mentre il piede inglese ha una misura di 10,76, il piede di Arzignano è 11,11. La conversione. Bellissima, veramente molto affascinante. Pensate che il piede di Arzignano è un'antica unità di misura impiegata storicamente nelle concerie della zona. Parliamo del Medioevo. Diverso dal piede internazionale, per i conciatori vicentini permetteva un calcolo più pratico delle pelli lavorate. Con l'arrivo del sistema metrico decimale è cambiato tutto, ma in qualche caso viene ancora utilizzato. Fantastico. Questi sono degli altri articoli che noi vendiamo, sono dei passamanerie, delle cinghie, delle fettucce che vengono usate nelle borse sportive. Chiaro. Oppure appunto per bordare. Tutti bordi in canetè. Mi viene da dire le fettucce degli zaini, tipo? Degli zaini, certo, oppure anche imbragature, cose del genere. Chiaro. E questo è, eccolo qua, il famoso cartello che riporta il nome, perché una volta appunto l'azienda, prima di essere chiamata Sintex, si chiamava TR, che era i nomi dei proprietari. Come si faceva una volta. Esatto, Tessaro, T e Rampazzo, che è la R. Chiaro. Bellissimo. Sono tutte pelli, ecco. Con le pelli anche qua si apre un mondo, perché le pelli ce ne sono di tantissimi tipi. Certo. Dipende appunto dalla tipologia di scarpa e di scarpone che devi fare, oppure anche borse, perché la pelle viene usata un po' dappertutto. Sì. È tutto incredibilmente affascinante, tanto che mi verrebbero da farti altre migliaia di domande, ma abbiamo bisogno di condensare le cose della puntata. Certo. Proprio perché la volontà è di dare ispirazione a chi sta facendo impresa, a chi si trova in quel 5% delle imprese italiane. Certo. Rivolgendoti a un imprenditore che in questo momento magari è in una fase di valle, di difficoltà, oppure magari sta pensando se lanciarsi o meno in una nuova avventura. Sulla base della tua e della vostra esperienza, qual è il principale suggerimento che gli daresti? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Massimo si sente di dare a chiunque voglia fare o stia facendo impresa. Prima però cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo preso da questa esperienza e che ci fanno dire che sì, questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. Adattarsi al cambiamento.
Sintex ha saputo rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, passando dal riciclo di materiali di scarto all'importazione diretta per mantenere competitivi i prezzi e garantire la qualità, dimostrando di saper navigare nel cambiamento senza perdere l'identità e la reputazione. 2. Diversificazione della clientela. La maggior parte delle PMI si trova spesso in una situazione di rischio dovuto alla concentrazione dell'attività su pochi grandi committenti. Sintex è stata sempre lungimirante in questo, costruendo un portafoglio clienti diversificato e lavorando sia con grandi gruppi che con piccole aziende. Questo le permette di affrontare meglio le fluttuazioni del mercato. 3. Espansione in diversi settori. Anche operare in settori diversi, come fa Sintex, permette a un'azienda di ridurre la dipendenza da un singolo mercato, rendendola più resistente alle fluttuazioni economiche. Questa strategia apre anche nuove strade di crescita, permette di usare le stesse competenze in ambiti diversi e permette di restare stabile e costante nel tempo. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani anche nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima vi racconteremo la storia di un'impresa nata negli anni 70 in un capanno di un'azienda agricola e che oggi si sviluppa su una superficie di più di 5.000 metri quadri. Al suo interno ci lavorano più di 30 persone capaci di rimettere a posto auto, camion, escavatori e persino motori di navi. E se sei uno studente, puoi anche formarti nella loro academy. Tutto questo e molto di più nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo al consiglio di Massimo e noi ci rivediamo la settimana prossima. Cercare di crearsi anche un pacchetto clienti diversificato con varie opportunità di sbocco, non fissarsi solo in una direzione, avere più possibilità di sbocco se è possibile. Quindi togliamo il pochi ma buoni e andiamo invece su, secondo me, tanti e buoni. esatto, tanti ma buoni, come bene. Si dice qua. Molto bene. Massimo, per potervi conoscere, entrare in contatto con voi, eccetera, eccetera, il sito internet che poi faremo comparire qui sotto è? Sì, www.sintex-italy.com. Fantastico. Massimo, è stato un grande piacere, in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a te, veramente. Grazie. Guarda, invertiamoci un attimo. Sì. E direi che facciamo... Vai di là, Matti, così teniamo un po' di pelli di sfondo. www.info trattino meno no, aspetta, no. Scusa. Quello mi sa che l'indirizzo miei, no, perché è complicato. Prego. Questo è un nostro cliente. E... Stavo guardando lui che stava facendo un gesto che non avevo capito se mi si era anchilosato il braccio. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.